Nelle campagne più antiche d'Irlanda, quando il sole scompariva oltre le colline e la nebbia iniziava a divorare le strade, c'erano viaggiatori che preferivano fermarsi piuttosto che continuare il cammino nel buio, perché esistevano notti in cui il silenzio cambiava, il vento smetteva di muovere gli alberi, i cavalli diventavano inquieti e lungo le strade deserte si iniziava a sentire il rumore lento di zoccoli in lontananza. All'inizio sembrava soltanto un eco, poi quel suono si avvicinava sempre di più, fino a emergere dalla foschia insieme a una figura impossibile da dimenticare, un cavaliere vestito di nero, un mantello consumato dal vento, un enorme destriero oscuro che avanzava senza rallentare mai, e tra le sue mani una testa umana, la sua stessa testa. Le leggende raccontano che il volto del Dallan avesse occhi piccoli e inquieti, capaci di muoversi nell'oscurità come fiamme vive, mentre il sorriso attraversava il viso in modo innaturale, troppo largo per appartenere a qualcosa di umano, ma quasi nessuno osava fissarlo davvero, perché il terrore iniziava molto prima, iniziava nel momento in cui quella figura appariva sulla strada. Nessuno sapeva da dove arrivasse, nessuno sapeva dove fosse diretto e soprattutto nessuno sapeva chi avrebbe trovato alla fine del suo viaggio. Col passare dei secoli il suo nome si diffuse in tutta l'Irlanda come un presagio sussurrato attorno ai fuochi, nelle case isolate e nei villaggi immersi nella nebbia. Alcuni iniziarono a chiamarlo Dallan, il cavaliere senza testa, una creatura che sembrava emergere direttamente dal confine tra il mondo dei vivi e qualcosa di molto più oscuro. E questa notte entreremo proprio dentro quella leggenda, una storia antica fatta di ombre, presagi e paura. La storia del cavaliere che, secondo il folklore irlandese, cavalcava sempre davanti alla morte. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. La figura che cavalca nella notte. Per secoli, nelle zone più rurali dell'Irlanda esistevano luoghi che cambiavano completamente dopo il tramonto. Durante il giorno sembravano soltanto strade di campagna, come tante altre, sentieri stretti circondati dalla nebbia, piccoli ponti di pietra consumati dalla pioggia, campi aperti attraversati dal vento, ma quando il sole spariva dietro le colline e l'oscurità iniziava a coprire le campagne, molte persone preferivano rientrare in casa prima che arrivasse la notte. Non si trattava soltanto del buio. Secondo le antiche leggende irlandesi, esistevano ore in cui quelle strade sembravano appartenere a qualcosa di diverso dal mondo umano. I racconti tramandati nei villaggi parlavano di presenze viste in lontananza, di rumori improvvisi nel silenzio e di figure apparse per pochi istanti lungo i sentieri immersi nella foschia. Con il passare del tempo, tutte quelle storie iniziarono a convergere verso lo stesso nome, Dallan. Le prime testimonianze cambiavano da regione a regione, ma conservavano sempre la stessa atmosfera inquietante. C'erano viaggiatori che raccontavano di aver accelerato il passo dopo aver sentito zoccoli risuonare dietro di loro lungo strade completamente vuote. Contadini che giuravano di aver visto una sagoma a cavallo attraversare i campi nel cuore della notte, per poi sparire nella nebbia pochi secondi dopo. Perfino alcune famiglie parlavano di strani silenzi improvvisi calati attorno alle case, come se il mondo intero si fosse fermato per qualche istante. In molti villaggi irlandesi la leggenda iniziò a diffondersi così rapidamente da diventare parte della vita quotidiana. I bambini crescevano ascoltando quei racconti accanto al fuoco, mentre gli adulti evitavano di viaggiare da soli durante la notte, soprattutto nelle zone più isolate. Alcuni sentieri venivano evitati completamente dopo il tramonto. Non esistevano divieti scritti, non esistevano leggi, era semplicemente una di quelle paure condivise che col tempo smettono di avere bisogno di spiegazioni.
bastava il racconto di qualcuno, bastava sentire che un viaggiatore aveva visto qualcosa lungo una strada di campagna, bastava il rumore di un cavallo nel cuore della notte perché il silenzio iniziasse a diventare pesante. Ed è proprio questo uno degli aspetti più particolari della leggenda del Dullan. Molte creature del folklore europeo vivevano soprattutto nei racconti fantastici, assumendo forme diverse a seconda della regione o delle persone che narravano la storia. Il Dallan invece sembrava mantenere sempre la stessa identità, una figura a cavallo, una presenza legata alla notte, qualcosa che attraversava il buio delle campagne irlandesi, lasciando dietro di sé paura e inquietudine. Col passare dei secoli, il suo nome divenne uno dei più conosciuti dell'intero folklore irlandese. Le storie sul Cavaliere Senza Testa continuarono a essere tramandate di generazione in generazione, sopravvivendo persino al cambiamento della società, della città e della religione. E forse il motivo per cui questa leggenda riuscì a durare così a lungo era proprio il modo in cui entrava nella vita delle persone. Il Dallan non apparteneva a castelli lontani o mondi immaginari. Le sue storie nascevano lungo strade reali, vicino ai villaggi, accanto ai campi attraversati ogni giorno da contadini e viaggiatori. Era una paura vicina, familiare, quasi quotidiana. Per questo, nelle campagne irlandesi, il suo nome continuò a sopravvivere per secoli, come qualcosa di più di una semplice leggenda, come ricordo di una presenza che, secondo molti racconti, continuava ancora a cavalcare nella notte. E se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, anche quando conducono dove nessuno vorrebbe guardare, perché alcune leggende non fanno paura per ciò che mostrano, ma per ciò che annunciano. Fanno paura perché ricordano che esistono presenze contro cui nessuno può davvero prepararsi. E prima di proseguire dentro la storia del Dallan, chiediti una cosa: cosa faresti se una notte sentissi qualcuno pronunciare il tuo nome nel buio? Capitolo 2. Le origini del Dallan. Le leggende sul Dallan continuarono a diffondersi in Irlanda per secoli, attraversando villaggi, campagne e generazioni intere. E più il suo nome sopravviveva nel tempo, più una domanda iniziava a diventare inevitabile: da dove nasceva davvero quella figura? Perché creature come il Dallan raramente appaiono dal nulla. Dietro ogni mito antico esistono tracce di qualcosa di ancora più remoto, credenze dimenticate, antichi rituali, paure che precedono perfino la storia scritta. Ed è proprio qui che la leggenda del Cavaliere Senza Testa diventa ancora più affascinante. Molto prima dell'arrivo del cristianesimo, l'Irlanda era dominata dalle tradizioni celtiche. Le foreste, i fiumi, le montagne e perfino la nebbia delle campagne venivano considerati luoghi abitati da presenze invisibili, spiriti e divinità legate alla natura e al mondo dei morti. Per i Celti, il confine tra il mondo umano e ciò che esisteva oltre la morte sembrava molto più sottile rispetto a quello immaginato oggi. Esistevano momenti dell'anno in cui quel confine si assottigliava ancora di più, permettendo alle presenze dell'altro mondo di avvicinarsi agli esseri umani. Ed è in quel contesto che molti studiosi collocano le radici delle Dallan. Secondo alcune interpretazioni, il Cavaliere Senza Testa potrebbe derivare da antiche figure celtiche associate alla morte, ai presagi e ai viaggi tra i mondi. Nel folklore irlandese esistevano infatti esseri soprannaturali incaricati di accompagnare il destino degli uomini o di apparire prima di eventi tragici, come se la morte fosse una forza capace di assumere una forma visibile. Col passare dei secoli, queste credenze iniziarono a trasformarsi. Le antiche divinità pagane persero lentamente il loro ruolo sacro, ma molti dei loro simboli continuarono a sopravvivere all'interno delle leggende popolari. E forse il Dallan nacque proprio così, come ricordo distorto di qualcosa di molto più antico. Perfino la figura del cavaliere porta con sé tracce di un immaginario antichissimo. Nelle culture europee del passato, i cavalieri spettrali venivano spesso associati a guerre, morte e presagi. Esistevano racconti di figure che attraversavano il cielo o le campagne guidando cortei di anime, apparendo nelle notti tempestose come manifestazioni di qualcosa che apparteneva a un altro mondo. Ed è impossibile parlare di queste leggende senza pensare a un mito che
compare anche nella tradizione norrena, la caccia selvaggia. Secondo molte storie del nord Europa esisteva un corteo spettrale che attraversava i cieli durante la notte, guidato da figure sovrannaturali legate alla guerra e alla morte. In alcune versioni era proprio Odino a condurre questa cavalcata di anime e spiriti, cavalcando nell'oscurità insieme a esseri provenienti da un altro mondo. Le differenze tra le due leggende sono evidenti, eppure il legame simbolico rimane fortissimo. Da una parte il Dallan che attraversa le campagne irlandesi, dall'altra Odino e la caccia selvaggia che cavalcano nei cieli del folklore norreno. Due immagini nate in culture diverse, ma unite dalla stessa sensazione, quella di una presenza antica che emerge nella notte portando con sé qualcosa di inevitabile. Questo rende il Dallan diverso da molte altre creature del folklore. La sua leggenda sembra appartenere a un'epoca in cui gli esseri umani vivevano immersi nella natura, circondati da foreste immense, strade isolate e oscurità quasi totali. Un mondo in cui il confine tra realtà e superstizione appariva molto più fragile e in cui il mistero faceva parte della vita quotidiana. Forse è anche per questo che il Cavaliere Senza Testa continua a trasmettere una sensazione così particolare ancora oggi, perché dietro la sua figura si percepisce qualcosa di estremamente antico, qualcosa che sembra provenire da un tempo in cui le persone guardavano la notte con un timore molto diverso da quello moderno. Un timore fatto di silenzio, superstizione e presenze invisibili. Ed è proprio da quel passato remoto che, secondo le leggende, il Dallan avrebbe iniziato la sua lunga cavalcata attraverso il folklore irlandese. Capitolo 3. Il messaggero dei morti. Nelle antiche leggende irlandesi, il Dallan veniva descritto come una presenza che appariva all'improvviso lungo le strade di campagna, emergendo dal buio nel silenzio della notte. Ma col passare del tempo, i racconti iniziarono ad aggiungere un dettaglio sempre più inquietante. Il Cavaliere Senza Testa non attraversava le campagne senza motivo. Ogni sua apparizione sembrava avere uno scopo preciso. Secondo il folklore irlandese, esistevano notti in cui il Dallan arrestava il proprio cavallo davanti a una casa isolata o lungo un sentiero deserto e in quel momento, dicevano le leggende, il silenzio diventava assoluto. Perfino il vento sembrava fermarsi. Le persone raccontavano che nessuno osasse guardare fuori dalle finestre quando quella figura compariva nel villaggio. Bastava sentire gli zoccoli rallentare per capire che qualcosa stava per accadere. Poi arrivava il momento più temuto. Il Dallan pronunciava un nome, un solo nome. E secondo le storie tramandate per generazioni, la persona chiamata moriva immediatamente. Fu proprio questo a trasformare il Cavaliere Senza Testa in una delle figure più inquietanti del folklore irlandese. Molte creature delle leggende europee attaccavano, inseguivano o tendevano imboscate. Il Dallan sembrava invece seguire regole completamente diverse. Non combatteva, non correva dietro le sue vittime. La sua semplice presenza bastava segnare una fine già decisa. In alcune versioni del mito, il cavaliere appariva soltanto pochi istanti prima della morte di qualcuno. In altre, il suo passaggio veniva interpretato come un presagio impossibile da evitare, quasi come se la creatura conoscesse già il destino delle persone che incontrava. Questo rese la leggenda ancora più angosciante per le comunità irlandesi del passato, perché era impossibile prepararsi a qualcosa che sembrava già scritto. Molti racconti popolari iniziarono a descrivere scene sempre più inquietanti, famiglie svegliate nel cuore della notte, dal rumore di un cavallo fermo davanti alla casa, viaggiatori rimasti immobili lungo le strade dopo aver visto una figura a cavallo osservare nell'oscurità, persone che, dopo aver sentito pronunciare il proprio nome nel silenzio della notte, non videro mai arrivare il giorno seguente. Con il passare del tempo, il Dallan smise di essere percepito come una semplice creatura sovrannaturale. La sua figura iniziò ad assumere il ruolo di messaggero, una presenza legata alla morte stessa, ed è proprio questo uno degli elementi più particolari della leggenda. Il Dallan sembrava conoscere qualcosa che gli esseri umani ignoravano. Ogni sua apparizione dava l'impressione che il destino fosse già deciso molto prima dell'arrivo del cavaliere. Per questo motivo, in molti racconti irlandesi, il suo passaggio veniva accolto con un terrore quasi assoluto. Le persone evitavano perfino di parlare
parlare troppo apertamente della creatura, come se nominarla potesse attirare la sua attenzione. Alcuni villaggi iniziarono perfino a sviluppare piccole superstizioni legate al Dallan. C'era chi evitava di viaggiare durante certe ore della notte, chi chiudeva porte e finestre appena il tempo peggiorava, chi interrompeva immediatamente qualsiasi viaggio dopo aver sentito zoccoli in lontananza lungo una strada deserta, perché, secondo le leggende, il Dallan non appariva mai senza motivo. E più queste storie si diffondevano, più il cavaliere senza testa smetteva di sembrare una creatura nata dalla fantasia popolare, assumeva qualcosa di diverso, quasi il ruolo di una forza inevitabile che attraversava le campagne irlandesi seguendo regole sconosciute agli esseri umani, una presenza che sembrava comparire soltanto quando il confine tra la vita e la morte stava per spezzarsi. Ed è forse proprio questo il motivo per cui il Dallan continuò a terrorizzare intere generazioni, perché nelle antiche leggende irlandesi il cavaliere senza testa non rappresentava soltanto la paura del buio o delle strade isolate, rappresentava il momento in cui qualcuno nel silenzio della notte sentiva il proprio nome pronunciato e capiva che ormai era troppo tardi. Capitolo 4. Il volto del cavaliere senza testa. Nel folklore irlandese bastava pronunciare il nome del Dallan per evocare immediatamente un'immagine precisa, una figura a cavallo immersa nella notte, un mantello nero agitato dal vento e soprattutto una testa stretta tra le mani del cavaliere stesso. Con il passare dei secoli i racconti sul suo aspetto iniziarono a diffondersi in tutta l'Irlanda, trasformando il Dallan in una delle creature più riconoscibili del folklore europeo. Le storie cambiavano nei dettagli da villaggio a villaggio, ma alcuni elementi rimanevano sempre identici, come se ogni persona avesse visto la stessa identica figura attraversare il buio delle campagne. La testa del cavaliere era l'elemento più inquietante. Secondo molte leggende, il Dallan la portava sotto il braccio come un oggetto privo di peso, continuando a cavalcare nell'oscurità con movimenti lenti e innaturali. Il volto veniva descritto come pallido, quasi cadaverico, illuminato da un'espressione impossibile da dimenticare. Gli occhi in alcuni racconti erano piccoli e scuri, in altri sembravano muoversi come fiamme vive nella notte, capaci di osservare ogni cosa attorno al cavaliere anche attraverso la nebbia più fitta. Ma il dettaglio che tornava più spesso nelle storie era il sorriso, un sorriso enorme, troppo largo, quasi inciso nella carne da una ferita che attraversava il volto da un lato all'altro. Molte persone raccontano che fosse proprio quel sorriso a rendere il Dallan così difficile da guardare. C'era qualcosa di profondamente sbagliato nella sua espressione, qualcosa che sembrava appartenere più a un corpo morto che a un essere umano. Anche il resto del suo aspetto contribuiva a rendere la creatura ancora più inquietante. Il cavaliere indossava lunghi abiti scuri consumati dal tempo, quasi sempre descritti come mantelli neri mossi dal vento delle campagne irlandesi. Alcune versioni del mito parlavano di armature annerite, altre di vestiti simili a quelli usati durante antichi funerali. E poi c'era il cavallo, un enorme destriero oscuro che accompagnava il Dallan attraverso le strade deserte. Le leggende lo descrivevano con occhi lucidi, narici fumanti e movimenti innaturali, come se appartenesse allo stesso mondo del suo cavaliere. In alcune storie il rumore degli zoccoli veniva sentito molto prima che la figura emergesse dalla nebbia, un suono lento e regolare, capace di trasformare il silenzio della notte in qualcosa di opprimente. Ma esisteva un altro dettaglio ancora più inquietante legato al Dallan: la frusta. Secondo molte leggende irlandesi, il cavaliere senza testa portava con sé una lunga frusta costruita utilizzando una colonna vertebrale umana. Alcuni racconti descrivevano il rumore secco di quell'arma nel silenzio della notte, altri parlavano di viaggiatori terrorizzati dopo aver intravisto qualcosa muoversi accanto al cavallo nel buio delle campagne. Questo particolare contribuì a rendere il Dallan diverso da molte altre creature del folklore europeo. Il suo aspetto sembrava costruito utilizzando simboli legati direttamente alla morte, ossa, oscurità, corpi decapitati e presenze spettrali. Perfino il modo in cui si muoveva appariva innaturale. Molti racconti descrivevano il cavaliere come una figura silenziosa, quasi immobile, sopra il proprio cavallo, mentre attraversava le strade senza mostrare alcuna emozione. Altri dicevano che la sua testa continuasse a osservare il paesaggio circostante anche mentre il corpo cavalcava in avanti, creando una scena così irreale da sembrare uscita da un incubo. Col
Col passare del tempo, tutte queste immagini iniziarono a fondersi insieme nell'immaginario collettivo irlandese. Il Dallan divenne il volto stesso del presagio, una figura riconoscibile immediatamente anche solo attraverso pochi dettagli. Il cavallo nero, il mantello scuro, il sorriso innaturale e quella testa recisa che continuava a fissare il mondo dalla mano del proprio cavaliere. Ed è forse proprio questo il motivo per cui la sua immagine riuscì a sopravvivere per così tanti secoli, perché il Dallan non sembrava soltanto una creatura del folklore, sembrava qualcosa costruito direttamente a partire dalle paure più antiche dell'essere umano, quelle legate alla morte, all'oscurità e alle figure che emergono dalla notte portando con sé qualcosa di profondamente sbagliato. Capitolo 5. La creatura che nessuno può fermare. Nel corso dei secoli, le storie sul Dallan continuarono a diffondersi in tutta l'Irlanda, ma esisteva un dettaglio che rendeva questa creatura diversa da ogni altra figura del folklore europeo: la sensazione che fosse impossibile fermarla. Molte leggende parlavano di spiriti che potevano essere allontanati attraverso rituali, preghiere o simboli sacri. Altre creature venivano sconfitte con il coraggio, con l'inganno o con la forza. Il Dallan invece sembrava avanzare seguendo regole completamente estranee al mondo umano. Secondo i racconti popolari, quando il cavaliere senza testa attraversava le campagne irlandesi, nulla riusciva davvero a ostacolarne il cammino. Le porte chiuse rimanevano soltanto pezzi di legno davanti al suo passaggio. I cancelli non avevano alcuna importanza. Perfino il tentativo di nascondersi sembrava inutile. Molti racconti descrivevano famiglie intere riunite in silenzio dentro casa dopo aver sentito zoccoli risuonare lungo la strada. Le finestre venivano chiuse in fretta, le candele abbassate, i bambini invitati a restare lontani dalle porte. Eppure la paura continuava a crescere comunque, perché il vero terrore del Dallan nasceva proprio da questa sensazione, la certezza che la sua presenza non potesse essere fermata dagli esseri umani. Con il passare del tempo, il cavaliere senza testa iniziò ad assumere nei racconti quasi il ruolo di una forza inevitabile della notte irlandese, una presenza che appariva quando voleva, attraversava i villaggi nel silenzio assoluto e spariva lasciando dietro di sé soltanto paura e superstizione. Alcune storie raccontavano di viaggiatori che cercavano di fuggire appena sentivano il rumore degli zoccoli avvicinarsi nella nebbia. Altri parlavano di persone rimaste paralizzate lungo le strade di campagna dopo aver intravisto la figura del cavaliere in lontananza. Nessuno sembrava sapere come reagire davvero, ed è proprio in questo punto che il folklore irlandese aggiunge uno dei dettagli più strani dell'intera leggenda, perché secondo alcune versioni del mito esisteva un elemento capace di respingere il Dallan: l'oro. Bastava una semplice moneta d'oro lasciata davanti alle creature perché il cavaliere interrompesse il proprio cammino e si allontanasse nell'oscurità. Questo particolare rese la leggenda ancora più misteriosa, perché nessuno riusciva davvero a spiegare il motivo di quella debolezza. Alcuni pensavano che l'oro possedesse un valore simbolico legato alla purezza o alla protezione. Altri credevano che fosse una traccia sopravvissuta da antichi rituali pagani ormai dimenticati. Col passare del tempo, questa credenza iniziò a diffondersi in molte zone dell'Irlanda rurale. C'erano persone che portavano con sé piccole monete durante i viaggi notturni. Altri lasciavano oggetti d'oro vicino alle porte di casa, quasi come protezione contro le presenze della notte. Ed è interessante osservare come questa piccola fragilità renda il Dallan ancora più inquietante, perché il cavaliere senza testa appare quasi invincibile per tutta la leggenda, eppure viene fermato da qualcosa di semplice, silenzioso, quasi insignificante: una singola moneta. Come se il folklore irlandese avesse voluto lasciare agli esseri umani una minima possibilità di difesa contro qualcosa di immensamente più grande di loro. Ma anche con questa debolezza, la figura del Dallan continuò a terrorizzare intere generazioni. Le persone evitavano le strade isolate dopo il tramonto, i racconti sul cavaliere continuavano a circolare nei villaggi, e ogni volta che il vento si spegneva improvvisamente nelle campagne irlandesi, qualcuno tornava
tornava a pensare alla stessa figura, il cavallo nero, il mantello scuro, la presenza silenziosa che attraversa il buio senza rallentare mai. Perché il Dallan, nelle antiche leggende irlandesi, sembrava appartenere a qualcosa che andava oltre le normali creature del folklore, qualcosa di più vicino a una forza inevitabile che a un semplice mostro. Una presenza che continuava a cavalcare nella notte, seguendo regole sconosciute agli esseri umani, lasciando dietro di sé la sensazione inquietante che alcune cose, prima o poi, trovino sempre il modo di raggiungerci. Capitolo 6. Il terrore dell'inevitabile. Esistono creature nel mito che fanno paura per la loro forza, altre per il loro aspetto, altre ancora per la violenza delle storie che si portano dietro. Il Dallan invece colpisce qualcosa di molto più profondo, perché la sua leggenda sembra ruotare attorno a una delle paure più antiche dell'essere umano, la sensazione che alcune cose siano inevitabili. Ed è forse proprio questo il motivo per cui il Cavaliere senza testa continua a trasmettere inquietudine, ancora oggi, anche a secoli di distanza dalle antiche campagne irlandesi in cui nacque il mito. Molte creature del folklore rappresentano minacce concrete, predatori, mostri da affrontare, entità da cui fuggire. Il Dallan appare diverso. Nelle leggende irlandesi la sua figura sembra legata a qualcosa che sfugge completamente al controllo umano. Quando compare, le persone capiscono immediatamente che il destino ha già iniziato a muoversi. E questa idea tocca una paura profondissima, perché gli esseri umani riescono ad affrontare quasi tutto quando credono di avere una possibilità di scelta. Possiamo combattere un nemico, possiamo scappare da un pericolo, possiamo prepararci a ciò che non conosciamo, ma il Dallan appartiene a una categoria diversa di terrore. Rappresenta il momento in cui la paura arriva accompagnato dalla certezza che nulla possa davvero cambiare il risultato finale. Per questo il suo mito è sopravvissuto così a lungo. Dietro il Cavaliere senza testa si nasconde qualcosa che va oltre il folklore irlandese. Si nasconde il timore umano verso tutto ciò che appare incontrollabile, il destino, il tempo, la morte e l'idea che alcune strade continuino ad avanzare verso di noi anche quando proviamo a ignorarle. Ed è interessante confrontare questa figura con un altro personaggio del mito che abbiamo già attraversato, Anubi. Nell'antico Egitto Anubi accompagnava le anime con ordine e ritualità. Era una presenza legata al passaggio verso l'aldilà, alla protezione dei morti e al giudizio. Il Dallan trasmette una sensazione completamente diversa, dove Anubi appare quasi solenne, il Cavaliere senza testa sembra freddo e improvviso, dove il dio egizio accompagna il viaggio dopo la morte, il Dallan rappresenta il momento in cui la morte irrompe all'interno del mondo umano, due figure lontanissime tra di loro. Eppure entrambe nate dal bisogno umano di dare una forma visibile a qualcosa di impossibile da comprendere davvero. Forse è anche per questo che la leggenda del Dallan continua a funzionare ancora oggi, perché il suo mito riesce a trasformare una paura astratta in un'immagine precisa. Un cavaliere che emerge dalla notte, una figura che avanza lentamente, una presenza che sembra conoscere qualcosa che gli esseri umani ignorano. Il cervello umano ha sempre cercato di dare un volto alle proprie paure. Mostri, spiriti e divinità nascono spesso proprio da questo impulso, rendere visibile ciò che normalmente rimane invisibile, e il Dallan riesce a farlo in modo estremamente efficace. La sua figura unisce elementi che l'essere umano associa istintivamente all'angoscia: il buio, il silenzio, le strade isolate, il volto deformato, la perdita della testa e soprattutto quella calma innaturale che accompagna ogni racconto sul Cavaliere. Perfino il modo in cui cavalca contribuisce a questa sensazione. Nelle leggende il Dallan raramente appare furioso o caotico, avanza lentamente, con sicurezza, quasi come se il tempo stesso non avesse alcuna importanza per lui, e questa tranquillità rende tutto ancora più inquietante, perché trasmette l'idea di qualcosa che non ha bisogno di correre, qualcosa che sa già dove arriverà.
Forse è proprio qui che si nasconde il vero cuore del mito. Il Dallan terrorizza perché rappresenta il momento in cui gli esseri umani si rendono conto di aver limiti che nessuno può davvero superare, il momento in cui il controllo svanisce e rimane soltanto la consapevolezza che alcune cose continuano ad avanzare verso di noi in silenzio. Ed è probabilmente questa la ragione per cui ancora oggi il cavaliere senza testa continua a emergere dall'oscurità del folklore irlandese, non soltanto come creatura della notte, ma come simbolo di una paura che appartiene a ogni epoca della storia umana. Capitolo 7. Il cavaliere senza testa nella cultura moderna. Per secoli il Dallan rimase confinato tra le campagne irlandesi, le storie raccontate accanto al fuoco e le superstizioni tramandate nei villaggi immersi nella nebbia. Eppure col passare del tempo qualcosa iniziò a cambiare. La figura del cavaliere senza testa cominciò lentamente ad abbandonare le vecchie leggende popolari per entrare in un nuovo territorio, quello della cultura moderna, nei racconti horror, nei film, nei videogiochi, negli anime, perfino nelle serie televisive contemporanee. Ogni epoca modifica leggermente il mito, cambia alcuni dettagli, trasforma il modo in cui il cavaliere viene rappresentato, ma il cuore della leggenda rimane sempre identico. Una figura che emerge dall'oscurità, portando con sé una sensazione di morte imminente. Uno degli esempi più famosi compare nella letteratura e nel cinema legati al Cavaliere senza testa di Sleepy Hollow, anche se quella versione prende strade differenti rispetto al folklore irlandese originale. L'immagine centrale rimane incredibilmente simile, un cavaliere decapitato che attraversa la notte diventando simbolo di paura e presagio. Ed è interessante osservare come basti una singola immagine per evocare immediatamente inquietudine. Un uomo senza testo a cavallo, non servono spiegazioni lunghe. Il cervello umano percepisce subito che qualcosa è profondamente sbagliato in quella figura. Col tempo il Dallan ha iniziato a comparire anche in contesti completamente diversi dal folklore occidentale. Negli anime e nei videogiochi giapponesi, per esempio, il cavaliere senza testa viene spesso reinterpretato mescolando elementi horror, fantasy e sovrannaturali. Alcune versioni mantengono il tono scuro delle leggende originali, altre trasformano il personaggio in qualcosa di più misterioso o malinconico. Eppure il dettaglio più affascinante è proprio questo: il Dallan riesce ad adattarsi a culture diverse senza perdere la propria identità. Il cavallo oscuro, la figura decapitata, l'atmosfera notturna, la sensazione di presagio. Ogni nuova generazione sembra reinterpretarlo a modo proprio. Nei videogiochi appare spesso come una creatura invincibile o come un boss legato alla morte e all'oscurità. Nel cinema viene trasformato in una presenza inquietante che emerge dalla nebbia. Nelle serie fantasy assume talvolta caratteristiche più soprannaturali, quasi spettrali, ma indipendentemente dal contesto, il suo arrivo provoca sempre la stessa sensazione: tensione, silenzio, paura. Capitolo 8. Perché il Dallan esiste ancora oggi? Le antiche leggende a volte scompaiono lentamente, alcune rimangono intrappolate nel passato insieme alle civiltà che le hanno create, altre sopravvivono soltanto nei libri di storia, trasformandosi in racconti lontani che il mondo smette gradualmente di sentire vicini. E poi esistono miti come quello del Dallan perché una leggenda nata tra le campagne nebbiose dell'antica Irlanda riesce ancora a trasmettere inquietudine in un'epoca fatta di città illuminate, tecnologia e schermi. Forse perché il Dallan rappresenta una paura che non appartiene a un singolo periodo storico, rappresenta qualcosa di universale. Nel corso del tempo gli esseri umani hanno cambiato abitudini, religioni e modi di vivere, eppure alcune emozioni sono rimaste identiche: la paura del buio, la paura dell'ignoto, la sensazione che esistano eventi impossibili da controllare. Il Dallan sembra nascere proprio da queste paure ed è interessante confrontarlo con un'altra creatura che abbiamo già incontrato, il Wendigo. Nelle antiche leggende algonchine, il Wendigo incarnava la fame incontrollabile e la perdita dell'umanità. Era il simbolo di ciò che accade quando l'essere umano viene consumato dai propri istinti più estremi. Il Dallan funziona in modo diverso, ma colpisce una parte altrettanto profonda della mente umana. Se il Wendigo rappresenta la trasformazione e la
perdita di sé, il cavaliere senza testa rappresenta il peso del destino inevitabile, la sensazione che alcune cose continuino ad avanzare verso di noi indipendentemente dalla nostra volontà, ed è forse proprio questo il motivo per cui entrambe le creature continuano a sopravvivere ancora oggi, perché i miti più resistenti raramente parlano soltanto di mostri, parlano di paure umane. Anche oggi gli esseri umani convivono con ansie invisibili, con la paura dell'incertezza e con quella sensazione sottile che alcune cose sfuggano completamente dal nostro controllo. La leggenda del cavaliere senza testa trasforma tutto questo in un'immagine precisa, una presenza che emerge dal buio, una figura che continua ad avanzare lentamente, qualcosa che sembra conoscere il nostro destino prima ancora di noi, forse perché alcune paure non hanno davvero bisogno dell'oscurità per sopravvivere, cambiano forma, cambiano epoca, ma rimangono dentro di noi. Col passare degli anni il Dalan ha smesso di essere soltanto una creatura del folklore irlandese, è diventato qualcosa di più grande, un'immagine universale legata alla paura del destino, all'ignoto e di tutto ciò che gli esseri umani percepiscono come inevitabile. Capitolo 9. Quando la morte ha un volto. Per secoli il Dalan ha attraversato il folklore irlandese come una figura sospesa tra leggende e incubo, un cavaliere senza testa che emerge dalla notte portando con sé una sensazione impossibile da ignorare, una presenza che avanza lentamente nel silenzio, un volto separato dal corpo, un cavallo oscuro che attraversa strade immerse nella nebbia, immagini semplici ma capaci di rimanere impresse nell'immaginazione umana per secoli. Ma nella profondità del mito esistono creature ancora più subdole, creature che non inseguono le loro vittime nel silenzio della notte, creature che attirano gli esseri umani con qualcosa di molto più pericoloso della paura, la voce, perché in alcune leggende la morte non arriva con il rumore degli zoccoli, arriva attraverso un canto, un suono così ipnotico da spingere marinai e viaggiatori ad abbandonare ogni cosa pur di seguirlo. E mentre il Dalan emergeva dalle strade immerse nella nebbia dell'Irlanda, altrove tra le onde e gli scogli del mare antico, altre creature attendevano nell'oscurità, creature capaci di trasformare il desiderio stesso in una condanna. Ed è proprio in quel canto che nascerà la prossima leggenda, quella delle sirene. E così termina il nostro viaggio di oggi. Ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e i miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype, ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo di Echi del Mito. A presto, viaggiatori!